Spero che questa volta sia chiaro definitivamente che non esiste il miglior microfono, che non esiste il microfono che posso consigliarti senza sapere chi sei, che cosa fai, a cosa ti serve, come è fatta la tua stanza, che budget hai, quale scheda audio hai e tante altre cose, ok? Proviamo a fare un attimo di chiarezza una volta per tutte. Il microfono è uno strumento. Esistono diversi microfoni non perché uno è migliore e uno è peggiore, ma perché sono strumenti che servono a cose diverse. Il microfono dinamico serve a fare certe cose, il microfono a condensatore serve a fare altre cose, il microfono a nastro altre ancora e così via. Benissimo, quindi quando mi chiedi qual è il miglior microfono, mi consigli un microfono, ma io che ne so? Come faccio a risponderti? In linea generale posso dirti, una volta per tutte perché veramente basta con questo argomento, andiamo avanti, è che il microfono dinamico è il migliore negli ambienti non acusticamente trattati, mentre il microfono a condensatore è il migliore negli ambienti acusticamente trattati. Questo in linea di massima, in linea generale. Ovviamente ci sono delle eccezioni, nel senso che il microfono dinamico sicuramente è un microfono che riprende a una gamma di frequenze minore rispetto al microfono a condensatore. Quindi il microfono a condensatore riprende in maniera molto più ampia la nostra voce, e quindi negli studi di registrazione, negli ambienti acusticamente trattati è la soluzione migliore, ma nella stanza, nella nostra stanzetta, in una stanza non acusticamente trattata, è la scelta peggiore in assoluto, perché riprende il vicino, la signora al piano di sotto, i ragazzi che passano fuori dalla finestra e così via. Ecco quindi le domande che devi farti prima di decidere che ti serve un nuovo microfono. A che ti serve sto microfono? Ci devi parlare? Ci devi cantare? Ok? Qual è il budget che hai a disposizione? Perché i microfoni vanno dai 20 euro ai 7-8 mila euro. Che budget hai a disposizione? Ancora, com'è la stanza nella quale stai registrando? È una stanza acusticamente trattata o no? Io qui apro una parentesi, lo sai, mi conosci, purtroppo mi faccio anziano e su certi argomenti ci sbatto proprio la testa. Perché non tratti acusticamente la tua stanza? Forse la madre di tutte le domande è questa. Perché non tratti acusticamente la stanza? Qual è il tuo problema? Parliamone. Sembro lo psicologo in questo momento. Sul serio, tratta acusticamente la tua stanza anche con pochi euro. Segui i miei consigli, segui i consigli di altri, tratta acusticamente la tua stanza. Ok, queste sono solo alcune delle domande da farsi. Spero quindi che il messaggio arrivi forte e chiaro. Non posso consigliarti un microfono a caso, non avrebbe senso. Qualche volta qualcuno mi ha chiesto: mi consigli questo microfono o questo microfono? Sono andato a vedere, uno era dinamico e uno a condensatore. Che stai dicendo, Willis? Aspetta, solo perché costano più o meno la stessa cifra? Cioè, non hai neanche idea di che cosa voglia dire microfono a condensatore e microfono dinamico. È grave, ragazzi, è grave. Questa cosa è grave perché sul mio canale ci sono miliardi di video dove spiego questo, ma non sono l'unico canale su YouTube. Ce ne sono tanti altri dove raccontano le stesse cose. Quindi informatevi prima di comprare microfoni. Spesso è capitato che le persone avevano dei microfoni completamente sbagliati per la loro stanza. Quindi avevano microfoni a condensatore, come puoi immaginare, in un ambiente non acusticamente trattato. Per fortuna qualcuno è riuscito a restituire il microfono e a prenderne uno adatto. Ripeto, non è questione di migliore o peggiore, è questione di microfono adatto a quella circostanza, adatto a quel caso, adatto in quel contesto. Questo è. Quindi non è che il microfono a condensatore è il migliore in assoluto, o il microfono dinamico è il microfono stupido. Se vuoi sapere in questo momento, io sto registrando con un microfono a condensatore, con il diaframma piccolo, che costa 50 euro. Quindi non è che devi spendere tutta sta cifra. Un microfono da 50 euro, senti come l'audio? Perfetto, preciso, pulito? Perché? Perché sto registrando in una stanza dove, come puoi vedere, c'è un trattamento acustico. Non è il miglior trattamento acustico del mondo, perché non è casa mia. Non ci ho fatto i lavori dentro, semplicemente sistemato un po' le cose. Altra cosa sulla quale proprio non riesco a dormirci la notte: che vuol dire il miglior microfono? Secondo te questo è meglio di quest'altro, è migliore rispetto a quest'altro, ma da che punto di vista? Esteticamente, a livello di suono, ma anche lì a livello di suono dipende, ogni microfono è tarato su un determinato suono, su determinate frequenze, quindi come si fa a dire migliore o peggiore? Dipende da te, se ti piace un microfono più chiaro, un microfono più scuro, un microfono più medioso. Ci sono 1000 motivi per cui esistono così tanti microfoni e non esiste un solo tipo di microfono. Quindi anche lì, quando mi chiedi è migliore, qual è il migliore? E questo è migliore di quest'altro. Ma de che? Ma che stai dicendo? È come dire, secondo te è migliore la pizza o il panino?
E che ne so io? Cioè, che vuol dire è migliore la pizza o il panino? Che vuol dire è migliore questo microfono o quest'altro microfono? Spesso dico che il microfono è come un profumo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fin quando non lo provi addosso a te, non ci parli dentro, quel microfono può essere bellissimo o bruttissimo. Quante volte abbiamo comprato un profumo o ci hanno regalato un profumo che sulla carta era meraviglioso, costosissimo, super fighissimo, e quando ce lo spruzzavamo, tutto sommato non era niente di che. Non è il profumo ad essere sbagliato, è il mix tra quel profumo e la nostra pelle. Allo stesso modo, quel microfono, se lo provo io, suona in un modo, se lo provi tu, suona in un altro, se lo prova un'altra persona, suona ancora in un altro modo. Non perché qualcuno ha la voce migliore di un'altra, perché abbiamo voci diverse. E quindi esistono microfoni diversi. In un mondo ideale sarebbe possibile provarli. Purtroppo non è così, quindi il mio canale, così come tanti altri canali, ti aiutano ad avere le idee un po' più chiare sui microfoni. Però, per favore, prima di iniziare a dire devo comprare un microfono, mi serve un microfono e fa schifo, me ne serve uno migliore, rifletti. Guardati questo video, riguardatelo 1000 volte, fin quando non impari a memoria quello che ti ho detto. Poi io ti interrogo, mi raccomando. A parte gli scherzi, è fondamentale, perché sennò butti via soldi. A me puoi fare le domande, io con tanta pazienza ti rispondo. Non è un problema. Ma sei tu che butti via soldi, perché quando compri microfoni a caso stai buttando via soldi. Bene, questo video è finito, andate in pace e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!